Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche le altre puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo 2 o più ATP, e anche i nuovi aggiornamenti settimanali del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 59esimo episodio andremo ad aggiornare i nostri file Excel con l'andamento degli investimenti riferiti ad aprile. Tutte le altre puntate le potete trovare sul canale qui nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo, non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci come di consueto nel file Excel chiamato Patrimonio 2026. E prima di andare a vedere il foglio numero 1 patrimonio, cominciamo come di consueto sul foglio numero 3 conto titoli, che anche per il mese di aprile ho già compilato. Come avete potuto vedere anche negli update settimanali, i proventi dalla vendita dell'ETF del Nasdaq 100, che adesso vi faccio vedere, eccolo qui, venduto in data 23/3, ho acquistato nel mese di febbraio l'ETC, l'Invesco Physical Gold. Dov'è? Eccolo qui. Per un importo pari circa a quello che ho guadagnato tramite recuperato, scusate, tramite la vendita dell'ETF del Nasdaq 100. Dopodiché continua come sempre il pack sull'ETF cinese. Scusatemi un attimo, questa non si tratta di un'azione ma di un ETC, è perfetto. Eccoci qui, quindi pari a 200 euro come ogni mese. Prosegue poi anche il pack sulle azioni singole. Abbiamo NIO, che è una casa automobilistica cinese. Per quanto riguarda poi China Molybdenum e ZG Mining Group, sono sempre due azioni cinesi importanti per quanto riguarda l'estrazione di oro e materie prime e importanti appunto per la transizione energetica. In questo caso, non avendo effettuato il pack dell'ETF del Nasdaq 100, ho acquistato anche una piccola quota pari a 100 euro dell'azione singola Novo Nordisk, in quanto vi ricordo che tutte queste azioni singole il mio obiettivo è di raggiungere 5.000 euro investiti, in quanto Novo Nordisk ogni tanto facevo un acquisto spot e mi sembra di averlo fatto ad inizio anno, vediamo, eccolo qui, infatti, eccolo qui, nel mese di febbraio. Adesso ho acquistato nuovamente una piccola quota. Per quanto riguarda poi le criptovalute, come sempre, come già da qualche mese, le detengo tutte su Nexo e attualmente sono convertite tutte in stablecoin in USDC. Dopo andremo a vedere il valore aggiornato. Passiamo poi al foglio numero 5, Asset Allocation. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate nel dettaglio tutte le asset class, esclusi i beni materiali, quindi ci spostiamo adesso nella parte di aprile. Per quanto riguarda l'azionario l'ho già inserito perché comunque ci metto un pochettino di tempo. Adesso andiamo a inserire gli altri valori. Abbiamo sempre l'Austria 2117. Per quanto riguarda le cripto le andiamo a vedere subito. Ci attestiamo a 7.227,79. Ecco fatto. Abbiamo poi la liquidità che a seguito dell'acquisto dell'ETC sull'oro si attesta a 42.564,43. Ho creato poi una nuova categoria, vedete, materie prime e metalli, per appunto inserire il valore dell'ETF, scusate, l'ETC sull'oro. Ecco fatto.
Per chi mi segue lo saprà già, ma lo ripeto anche per i nuovi arrivati, che non ho un asset allocation ideale in termini di percentuali che voglio raggiungere, ad esempio 80-20, 60-40 e così via, anche perché l'obbligazione che ho nel portafoglio si tratta di una speculazione, è stata una speculazione sui tassi di interesse e su un possibile ulteriore abbassamento di questi ultimi. Stesso discorso vale per le criptovalute, che sono state il mio primo investimento ed ora sono convertiti in stablecoin. Abbiamo poi sempre una buona parte di liquidità che mi piace sempre avere. Il recente acquisto poi dell'ETC sull'oro, che è diventato a questo punto il mio cavallo di battaglia del portafoglio, senza dimenticare la parte azionaria data dalle varie azioni singole e dall'ETF della Cina. Vedremo poi in futuro come cambierà l'asset allocation. Per chi piace i grafici, qui abbiamo la rappresentazione grafica dei valori che abbiamo visto sopra, in termini numerici, in termini percentuali e in termini di aree colorate. Bene, ora ci spostiamo come di consueto al foglio numero 6 storico investimenti. Vi ricordo che in questo foglio vengono raccolti tutti gli investimenti fatti nel corso del tempo, quindi parliamo di azioni, ETF, obbligazioni. Per quanto riguarda il mese di aprile ho già inserito i vari acquisti fatti, vedete 200 euro, non ci resta che andare a inserire i valori e fare un piccolo commentino. Per quanto riguarda l'ETF della Cina ci attestiamo a 760 euro con un rendimento negativo del 5%. Ci spostiamo poi successivamente sull'obbligazione Austria 2117 che per il mese di aprile si attesta a 6.380 euro. Ecco fatto. Per quanto riguarda poi NIO dovrebbe essere questa, sì esatto. Ci attestiamo a 2707, quindi con un rendimento del circa 36%, un rendimento medio anno del circa 50% circa. Per quanto riguarda poi Lightbridge, ci attestiamo che è leggermente in recupero a 4.207 euro, con un rendimento negativo del meno 16% e un rendimento medio annuo negativo di meno 17% circa. Questa dovrebbe essere China Molybdenum, sì, eccola qui, quindi andiamo a inserire il valore. 1401, quindi con un rendimento del circa 30%, un rendimento medio anno del 60% circa. Questa dovrebbe essere Zijin Mining Group, quindi ci attestiamo a 1117. Come potete vedere il video lo sto girando il 30 di aprile, con un rendimento del 12% circa, un rendimento medio anno del 27%. Abbiamo poi Novo Nordisk, che ho eseguito un piccolo acquisto nel mese di aprile ed è arrivato pure anche il dividendo di 55 e 52 euro. 55 euro e 52 centesimi, scusate. Il foglio numero 6, vi ricordo, del storico investimenti, insieme agli altri li potete andare a vedere alla puntata 27 e 50. Infatti questa si tratta della colonna dividendi, che ho preferito rendere visibile in modo tale da vedere tutti i dividendi che ho ricevuto nel corso del tempo. Per quanto riguarda il valore ci attestiamo a 2.580 euro, con un rendimento negativo del meno 17% e un rendimento medio anno negativo del circa meno 29%. Per quanto riguarda poi, questa è la nuova tabellina riguardo l'oro, abbiamo investito 29.000 euro, 29.000 euro circa, adesso ci attestiamo a 27.676, quindi siamo in rendimento negativo del meno 3% circa, in termini di euro meno 1.000 euro circa. Qui per far tornare i conti ho fatto una piccola modifica, vediamo, modifica commento, non so perché me l'ha schiacciato così tanto, eccolo qui. Lo spostiamo qui, quindi è ben visibile. E per quanto riguarda il totale dei miei investimenti, attualmente se dovessi andare a vendere tutte le mie azioni e i vari ETF obbligazioni ci attestiamo, avrei un rendimento negativo del 5%, in soldoni 2.500 euro circa. Comunque rimango sempre fiducioso sull'andamento dell'oro per il 2026. Qui a destra potete vedere il rendimento medio anno dei miei investimenti, questo è stato il primo anno, il secondo anno e così scriveremo anche a dicembre 2026 il risultato dei miei investimenti. Se ci spostiamo qui a destra ho fatto una piccola modifica di colori, praticamente in questa tabellina
abbiamo tutti gli investimenti fatti nel corso del tempo e riassunti. Quelli che vedete in grigio praticamente sono stati già chiusi, infatti ad esempio la vendita del Nasdaq 100 mi ha fruttato circa un 7%. Ho calcolato tramite l'intelligenza artificiale le possibili tasse che andrò a pagare l'anno prossimo, in quanto io sono in regime dichiarativo, e quindi sottratta l'IVAF e altri costi che potete vedere qui in alto nella formula, ho ottenuto un guadagno di 1.800 euro circa. Questo invece è il profitto derivato dal conto deposito, il secondo conto deposito, il terzo conto deposito che ho fatto in questo periodo qua, comunque quando i tassi erano un po' più alti. Quelli che ho lasciato in bianco è perché comunque l'investimento non è ancora chiuso ed in corso d'opera, diciamo. Per quanto riguarda qua sotto, come detto in precedenza, un piccolo riepilogo della mia performance del mio portafoglio, e qui c'è sotto una piccola tabellina con gli investitori più famosi della storia, il loro, diciamo, score, il loro rendimento medio anno. Ovviamente il mio obiettivo non è batterli, ma avere come una sorta di riferimento abbastanza credibile sull'andamento dei loro portafogli nel corso del tempo. Una simpatica metrica che ho trovato su X, se non sbaglio. Bene, ovviamente qui c'è la tabellina del Nasdaq 100, dove ovviamente qui abbiamo interrotto, ho frizzato praticamente i dati, e quindi questo è il risultato del mio investimento. Bene, possiamo salvare, che non fa mai male. Dopo aver aggiornato tutti i vari fogli, andiamo finalmente al foglio numero 1, patrimonio. Vi ricordo che in questo foglio viene monitorato tutto il mio patrimonio, quindi beni immobili e immobili, investimenti, liquidità, automobili, casa, eccetera. Quindi cominciamo con l'inserimento dei vari dati. Vi ricordo che qui i conti correnti sono separati e dopo mano a mano andremo a fare un commentino per ognuno. Quanto riguarda l'Austria 2117, ecco il valore. Il secondo conto corrente che utilizzo come piccolo fondo di emergenza e su cui ottengo una piccola remunerazione, la liquidità scalable, le criptovalute che andiamo a rivedere subito, 7.227,79. Perfetto. L'ETF del Nasdaq 100 ormai venduto, però teniamo la colonnina perché comunque al di sotto ci sono altri dati. L'ETF cinese, l'azione singola Lightbridge, che dopo la andiamo a commentare anche questa, NIO, perfetto, China Molybdenum 1401, Zijin Mining Group 1117, Novo Nordisk 2580, Invesco Physical Gold, eccolo qui, è il nuovo ingresso. Vediamo di che morte morire. Dai, non è andata neanche male. Aspetta che salviamo. Nonostante tutto, per quanto riguarda il patrimonio, anche il confronto tra il mese di marzo è incrementato di uno 0,75%. In soldoni 1.700 euro circa, quindi da inizio monitoraggio, quindi a partire vi ricordo, da dicembre 2023 è cresciuto del 20% e siamo a 37.000 euro di aumento, quindi non male. Andiamo a commentare velocemente tutte le varie voci. Come potete vedere il risparmio sta andando molto bene, in concomitanza anche con lo stop per quanto riguarda il pack sul Nasdaq 100. Per quanto riguarda l'Austria 2117 siamo sempre a bagnomaria, però a mio modo di vedere non avrebbe alcun senso andarlo a vendere adesso in perdita. Per quanto riguarda il secondo conto corrente, che dicevo appunto un conto corrente di emergenza su cui ottengo una piccola remunerazione, quindi va bene così. La liquidità scalable, che ovviamente è calata notevolmente a seguito della vendita, scusate, dell'acquisto delle LTC sull'oro. Comparto cripto per adesso va bene così, rimangono tutte convertite in stablecoin.
l'ETF del Nasdaq ovviamente l'ho venduto, l'ETF cinese che anche per il mese di aprile non sta dando le soddisfazioni, quindi io continuo comunque per il momento con il pack da 200 euro al mese. Lightbridge, sempre un capitolo spinoso, ha ripreso valore, però purtroppo non sono riuscito a venderla, quindi anche questa la deterrò fino a che comunque non tornerà in profitto. Continua il pack su NIO, su cui sono comunque abbastanza contento e comunque sono in profitto. Stesso discorso China Molybdenum e Zijin Mining Group, quindi le tre cinesi su cui sto effettuando il pack con l'obiettivo di raggiungere 5.000 euro investiti. Per il momento andiamo avanti così. Novo Nordisk è ancora un po' in sofferenza, ma anche questa la detengo in ottica medio-lungo periodo. E terminiamo infine con l'ETC sull'oro, l'Invesco Physical Gold. Terminiamo con l'ETC sull'oro, che ha preso il posto dell'ETF del Nasdaq 100 e quindi adesso è diventato il mio cavallo, il mio cavallo di battaglia, passatemi il termine, e su cui ribadisco sono molto fiducioso per il 2026. Bene, dopo aver visto queste metriche possiamo salvare. Terminata la compilazione del file patrimonio, andiamo allora ad aprire e completare il file per pack dedicato all'ETF cinese, in quanto vi ricordo che il file per pack che avete avuto modo di vedere negli scorsi mesi sull'ETF del Nasdaq 100 ovviamente per adesso è stato stoppato, quindi è inutile che ve lo faccio vedere. Quindi spostiamoci su quello cinese. Eccoci qui sul file Excel dedicato al pack dell'ETF cinese. Vi ricordo che questo file Excel l'ho preso in prestito dal professor Coletti, la sua puntata si chiama Risparmioforo parte 3, quindi andate a vedere la sua puntata che sicuramente l'ha saputo spiegare meglio di me. Io cosa ho fatto? L'ho preso in prestito e ho fatto un'ipotesi, 200 euro al mese sull'ETF Franklin FTSE Cina. Ho utilizzato il 6% di rendimento medio lordo, sempre pescando i dati da internet. Quindi dopodiché il file Excel ha svolto tutti i suoi calcoli con la relativa tabellina. Ho ricopiato poi i 3 fogli Excel togliendo il rendimento e andando a inserire i valori che effettivamente ho ricavato dal mio pack. Per quanto riguarda l'investimento mensile, la cifra è sempre di 200 euro, tiriamo giù la colonna dei versamenti e ora andiamo a inserire il valore dell'ETF che si attesta a 760 euro, quindi anche per il mese di aprile è in territorio negativo, quindi non sta pagando per il momento. Aggiorniamo anche questa piccola tabellina. Vi ricordo che utilizzo il colore verde nel caso in cui il mio investimento è positivo e ben oltre l'aspettativa fatta nell'ipotesi. Per quanto riguarda i mesi leggermente in positivo, ovvero che il mio investimento è in positivo ma al di sotto dell'ipotesi fatta, e utilizzo il colore rosso ovviamente se il mio investimento è decisamente in negativo. Per quanto riguarda il mese di marzo, con il raffronto del mese di marzo potete vedere che le cose sono leggermente migliorate, pur sempre in territorio negativo. Comunque non possiamo giudicare la bontà del pack dopo appena 4 mesi di investimento. Bene, possiamo salvare. Prima di andare alla slide conclusiva, di solito non lo faccio mai, però vi faccio vedere il portafoglio di Scalable Capital, che comunque questi valori non sono inventati ma presi dal broker che utilizzo. Attualmente il video lo sto girando il 30 di aprile e questi sono appunto tutte le varie mie azioni ETF, compreso anche appunto l'Invesco Physical Gold, e in questo momento le borse sono aperte, quindi i valori li ho presi una mezz'oretta fa circa. Quindi se vi va potete utilizzare il codice amico per l'iscrizione eventualmente al broker Scalable Capital, ovviamente senza impegno. Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Se avete domande o richieste riguardo questa o per le scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!